Ciao a tutti, oggi vi porterò nel cuore della cucina italiana con una ricetta classica e deliziosa, il risotto ai carciofi, un piatto perfetto per le serate speciali, ma anche semplice da preparare per una cena in famiglia. Se siete pronti a stupire i vostri ospiti, mettetevi comodi e seguitemi in cucina. Pronti con i carciofi, li laviamo, li riponiamo di nuovo sul nostro tagliere e li puliamo dalle foglie esterne, quelle più dure. Sono le più fibrose. Con un piccolo coltello, fatto questo, elimina anche la base delle foglie attaccata al gambo e successivamente tagliamo anche il gambo lasciandolo un pezzettino perché dà molto sapore alla ricetta. Fatto questo, si leva con il coltello la parte alta della foglia, quella con la punta, perché anche questa è molto fibrosa. Si fa per tutti e tre i pezzi e poi si taglia il carciofo in 2 pezzi esatti, così da dare la possibilità di accedere all'interno per levare i piccoli pelucchi, e questi non sono per niente buoni quando facciamo la ricetta. Tagliamo i nostri carciofi in piccoli pezzettini, facilitare la cottura, e poi riponiamo tutti i pezzetti che abbiamo ottenuto in un recipiente, frizzandoci un limone, un mezzo limone e mescolando bene, così da evitare che annerisca il carciofo. Nel momento dello scalogno, lo scalogno viene prima pulito dalle sue foglie superficiali, pellacchiato per così dire, e poi anche lui tagliato in piccoli pezzettini pronti per essere messi nella padella per rosolare. Poi in una padella con un filo d'olio attendiamo che l'olio diventi un po' più caldo a temperatura e ci versiamo lo scalogno. Lo scalogno deve cominciare a rosolare fino ad assumere, diciamo, una colorazione traslucida, un pochino sul marroncino. Bene, lo scalogno è pronto. A questo punto prendiamo i carciofi e li mettiamo nella padellina. Li versiamo tutti e mischiamo con il cucchiaio che si amalgami bene lo scalogno con il carciofo. Ho aggiunto un aiuolo di brodo vegetale, lasciare cuocere per 30 minuti, passando un po' la fiamma. Se occorre via via aggiungere un pochino di brodo per non far seccare troppo il nostro preparato. Ora siamo pronti per il riso, gli ingredienti sono qui, versiamo anche qui un po' di olio nella pentola più pochetti dell'altra, attendiamo che raggiunga la sua temperatura, mettiamoci dei piccoli spicchi di aglio, anche loro devono rosolare leggermente e assumere una colorazione marroncina senza stare a bruciarli, altrimenti poi prendono un sapore non buono. Fatto questo, possiamo inserire il nostro riso per la tostatura. Giriamo il riso nell'olio caldo con l'aglio per un minutino circa. Assumerà anche qui un colore un pochino più trasparente rispetto al bianco pieno di prima. Nel momento adesso si mette anche un bicchiere di vino bianco. Alzando la fiamma si fa un po' sfumare, levandoli l'alcol, e continuiamo a girare. Pronti per aggiungere il brodo. Anche qui ne mettiamo tanto quanto da coprire tutta la superficie del riso e continuiamo a cuocere aggiungendo via il brodo fino a che non arriviamo a qualche minuto prima della fine della cottura.
cottura. Diciamo 5 minuti prima della fine della cottura possiamo unire i nostri carciofi. Uniti i carciofi mescoliamo, si amalgama tutto insieme e andiamo avanti fino al termine della cottura. Una volta raggiunto il fine cottura si spenge il fuoco, lascia un po' riposare, siamo pronti per mantecare il nostro riso. Spargiamo abbondante formaggio grana che grattugiato, i pezzettini di burro preparati in precedenza. Cominciamo a rigirare il nostro riso, portandolo anche un pochino sulla padella, almeno il burro si scioglie in maniera uniforme. Dobbiamo regolare un po' di sale, casomai si può anche assaggiare per sentire. Era arrivato il momento del timo. Mettiamo il timo, fa un bel profumo e sapore al nostro risotto. Continuiamo a girare e spero di esserci. Che profumo, la ricetta è pronta. Riso, carciofi, timo. Spero che vi sia piaciuto. Se avete dei suggerimenti o varianti lo potete scrivere qui sotto nei commenti. Alla prossima volta!